Dietro di noi qua c'è una coppia di DG, lui, lei, completamente in pelotas, come si dice in Messico, capito? Siamo nel bel mezzo del set cinematografico, ma io sono stata autorizzata a salire su in cima al faro con il regista. Scusa. Ma che grande che sei! Unica, the la only. badante. Faceva il nostro amico Luccichino? Delirio! Eccoci, buongiorno amici, ci siamo fermati giusto in tempo prima di rimanerci impantanati o come... Ma no, ma non si rimaneva impantanati. Siamo arrivati sulla spiaggia di Locken, la famosissima spiaggia dove ci sono tutte le casettine bianche, quelle che si vedono in tutte le foto, che hanno una storia particolare. Io pensavo fossero delle cabine per la stagione estiva. Ma più o meno. Che l'affittassero come da bagninini. Allora vi faccio vedere innanzitutto dove ci siamo fermati qua, come vi ho detto giusto in tempo, perché poi qui finisce l'asfalto e inizia la sabbia, ma siccome l'asfalto arriva fino qui e poi inizia la sabbia, ma prima che inizi la sabbia compatta c'è tutta questa parte qui portata dal vento di terra che invece si sprofonda. Avevamo letto che parecchi camper sono venuti qui fino in spiaggia per fermarsi durante il giorno, perché come sempre, diciamo, l'uso notturno, il pernottamento non è consentito. Comunque noi siamo fermi lì sopra e facciamo due passi in spiaggia. Perché è famosa questa spiaggia di Locken? Come vi ho detto, per le sue casettine bianche, che non sono delle vere e proprie cabine come nei nostri bagni, ma sono delle piccole casette che, pensate, le prime le hanno costruite nel 1865 come dei semplici capanni gli abitanti della zona. All'inizio appena costruite erano soltanto 15, nel giro degli anni fino ad oggi sono diventate addirittura 500 e non è così semplice averle perché ogni famiglia si tramanda la casetta di generazione in generazione. Poi durante l'inverno vengono tolte e messe in un apposito deposito che si trova qui alla periferia vicino alla cittadina di Locken stessa. No, ma Sere, cioè devi vedere, da qua in alto la vista è spettacolare veramente. Arrivo! Adesso ci facciamo un giro, vediamo se ce n'è qualcheduna come questa con la tenda aperta, che sono già allestite all'interno perché ognuno poi se le allestisce. E questa si vede addirittura un lampadario, tavolo con 4 sedie, angolo cottura con fornelli, poi c'è una tenda che chissà se c'è il bagnetto dietro o qualcosa, diciamo piccola, però minimo indispensabile, come fosse un van, una roulotte, un camper un po' più spartano, diciamo. Anche questa qua del signor Andersen qui, perché c'è il nome Henning Andersen. Andersen è il famoso? Sì, lo scrittore? Della Sirenetta. 2 divanetti, tavolo, le sedie anche per star fuori. Alla fine ho scoperto perché mi ha fatto venire su questa spiaggia, mascherina? Perché? Perché lo so che vuoi fare il video scoop. Dietro di noi qua c'è una coppia di DG, lui, lei, completamente in pelotas, come si dice in Messico, capito? In pelotas? Lei non sarà in pelotas. Comunque sia,
sono come mamma l'ha fatti, è per questo che la badante mi ha voluto portare qua, capito? Vuole... È vero, l'abbiamo appena scoperto, stavamo camminando così per vedere qui le casette all'interno. E si è cominciato a vedere, capito? Cioè, roba spenzolare a destra e a sinistra qui. Gina, ma dove mai portare? Quindi evidentemente, ma io sono una persona magari seria. Può interessare a qualcuno, zitto. Alla fine della Lockenstrand c'è una parte naturista. Se ci sono, sappiamo che ci sono tanti di voi che sono patiti di questa pratica, sappiate che c'è anche questo. Va bene, tornando a noi. Sì, tornando a noi che siamo persone serie, che non facciamo queste cose. Ora, noi le stiamo vedendo così che la stagione non è ancora iniziata. Spiaggia bellissima. Spiaggia bellissima, casette bellissime. Però te le immagini quando sono tutte occupate a luglio, agosto? Come faceva il nostro amico Luccichino? Delirio! Che delirio che ci deve essere, perché comunque sono attaccate come le cabine dei nostri bagni e quindi pensa a te quello che non c'è qua a luglio-agosto. Adesso si vede un posto super fashion, super e pensa a te se è così veramente anche a luglio-agosto, che magari lo spenzolamento è solo laggiù dove c'è la doppia fila. Come ha fatto il guada, però il camion. Se stai brava, per la prossima estate ti compro un villino qui a Locken. E stavo parlando prima con un signore che era fuori da uno che lo stava sistemando. Gli ho detto, ma scusa, ma d'estate con tutte le macchine che fanno venire anche sulla spiaggia, ho detto, non c'è il delirio? Ho detto, no, può essere anche così delle giornate estive, sì, così con 500 casette, magari pensa a te se così. Magari ci sarà più casino il sabato e la domenica, il fine Vabbè, ma sono tutte una attaccata all'altra, le macchine, il delirio che c'è già sulle spiagge d'estate, come deve essere? Secondo me non è che deve essere un posto così rilassante come lo vediamo adesso, I set out on a road that I built with my own two hands. Certo che ce n'è gente strana in giro. Pensavamo solo in America. Se succedesse in Italia una roba del genere, questa gente qua la portano diretta all'8° padiglione a Livorno, lo sai? Oh, questo 8° padiglione. E comunque c'è l'unica cosa che al limite potrebbe valer la pena è che queste robe qua le butti così controvento, capito, e si autogonfiano. Come fa la nostra, quella poltrona gonfiabile, il soffa gonfiabile, esatto, che non usiamo mai. Perché lo metti, basta solo metterli precisamente controvento e così ci ha messo i picchetti, capito, le allegati. Questa è una coppia di questa macchina che c'è di fianco, una coppia di tedeschi che è venuta qui a portare il cane a passeggio e nel frattempo ha ancorato per terra tutti questi granchietti. I bambini, ma non hanno i bambini. Appunto, questi sono i loro bambini. Ah, ok. E visto che siamo sul mare, ci sta la curiosità del giorno sulla Danimarca relativa al mare. Lo sai che in qualsiasi punto tu ti trovi in Danimarca, il mare e l'oceano è al massimo una distanza di 52 km. Quindi non sei mai più di 52 km dal mare in qualsiasi punto della Danimarca tu ti possa trovare. Cioè che da costa a costa è 104? Al massimo, esatto. Approfittandone della giornata di sole oggi, ci diamo la pazza gioia e proseguiamo dopo la spiaggia di Locken. Quanto c'è? Tipo 15 km? Sì, 14 km. E andiamo a vedere anche il famoso faro insabbiato sotterrato nella sabbia. E però prima di scendere dal Cingon, alla prossima fermata ci toccherà metterci qualche piombo nelle tasche perché altrimenti il vento ci porta via. Sì, sole sì, ma anche sempre vento forte come da tutte le parti in queste zone. Tra l'altro hai visto qua che ci sono un sacco di topes, a parte di topes, di aree picnic, aree di sosta, diciamo così, per le macchine normali. Lungo la strada normale. E tutte hanno il bagno. Questo veramente punto a strafavore per la Danimarca in confronto all'Olanda e alla Germania, che per fare pipì fuori dal Cingon ci facciamo pagare tutte le volte €1.
Sì, effettivamente Danimarca approvata da questo punto di vista qui, e bagni anche li abbiamo trovati puliti, Sì, sinceramente. cioè, sono usabili sia nei locali pubblici che comunque un sacco di aree di sosta. Sì. Che non sono solo i classici autogrill, ma così in mezzo al verde. Anche se comunque, te ne dico un'altra, la Danimarca è conosciuta come il quarto paese al mondo per costo di vita più caro. E quindi se ne fa un baffo di chiederti €1 per il bagno. E visto che stiamo parlando di bagni gratis, di costo della vita, eccetera, eccetera, quando vai al supermercato e compri bottiglie di acqua o lattine di birra o di bibita, eccetera, eccetera, paghi un tot di deposito, di cauzione proprio sul vuoto. Cioè ti obbligano a fare la differenziata, il che è giusto, però Sì, è tanto di deposito. ma praticamente quasi, cioè non dico lo stesso costo della bottiglia di acqua, ma poco ci manca. Diciamo la paghi il doppio perché c'è il deposito, e quindi poi quando ritorni a fare la spesa, che però deve essere nella stessa catena di supermercati, in questo caso ci stiamo riferendo alla Lidl, c'è la macchinetta dove mi infili dentro i contenitori vuoti di plastica, lattine o vetro, e ti fa un buono da spendere poi da portare poi alla cassa, e te lo scontano praticamente sullo sconto. Però noi abbiamo preso la fregatura perché pensavamo valesse, siccome la stessa marca di acqua c'era anche in Olanda, in Germania, abbiamo detto vabbè, poi quando le finiamo le restituiamo alla Lidl in Danimarca, e invece abbiamo perso. Perché proprio buono. hanno il codice a barre, deve essere riconosciuto il codice a barre che è tipo del paese dove le stai comprando. Ma come sono alte? Tra l'altro questa è una delle prime dune che vediamo così completamente senza vegetazione. Sembra la sabbia delle dune di Great Sand Dunes. Perché quelle di White Sand erano più white. Quelle di Great Molto più erano white. più gialline come queste. I never thanked you for putting your faith on a bum like me, yeah. And wherever you are, I think it's here you were meant to be. Il passillo sul sentiero per andare al faro che si chiama Rieberknud. Rieberknud Fir, che vuol dire faro, quello è facile da dire. Esatto. Le mucchine qui fotogeniche. Spettacolo. E qui in mezzo alla natura una bella passeggiata per arrivare sulle dune, quindi passiamo in mezzo al verde. Ma bellissimo, bellissimo, bellissimo. Oggi ci sfruttiamo la giornata al pieno. Però, Bello. mica alla portata di tutti, Simpatica la cosa perché sembrava dal sentiero di arrivare così easy al faro, ma invece c'è da scalare la duna che abbiamo già iniziato, se non si sentisse già dal fiatone. E poi la sabbia affonda, è bella morbida, soffice, non è compatta, quindi aumenta il livello di difficoltà. Perché ovviamente il faro è conosciuto per essere il faro nascosto nella sabbia, e in effetti è proprio nel bel mezzo delle dune. Adesso poi vi raccontiamo la storia di questo faro. Cut down on correction, lead us with affection. All or nothing, no gray zones. Species die, no major tones. Take us to the moon. Ancient Greek and dinosaurs. If you were here, you show us remorse. No one is immune. Wow! Deep inside, we all thrive. And the man Ciao! on the other side is a reflection of human eyes. Cicci!
Qua sotto c'è un vento che porta via, ma Anche roba da quelle- matti, mentre qua sotto invece alla base del faro abbiamo la televisione il TG5 della Danimarca qui che fanno delle riprese pazzesche. Ciao! Ciao! We can go anywhere. Amici, sono l'unica che sono stata autorizzata oggi, nonostante le riprese cinematografiche, a venire fino in cima al faro e a godere di questo spettacolo 360. Che emozione, pazzesco! Si vede sotto tutto questo deserto incredibile di dune. On the other side is a reflection of you and I. Spark, the antidote. Si vedono i campi gialli, si vede tutta la vegetazione, come direbbero gli americani, terrific. Deep inside, we all thrive, and the man on the other side is a reflection of Siamo nel bel mezzo del set cinematografico, ma io sono stata autorizzata a salire su in cima al faro con il regista. Ma che Scusa, grande che sei! unica, the La only. badante. Il TG5 ci sfratta. Adesso scesi appena dalla duna, sopravvissuti alla bora veramente Siamo al esagerata, riparo. vi possiamo raccontare la storia del faro. Costruito tra il 1899 e il 1900, Ma nel corso degli anni la forza della natura lo aveva parzialmente coperto dalla sabbia, quindi si era venuta a creare una duna tutta intorno al faro e lo aveva reso poco visibile, se non quasi totalmente invisibile dal mare. e quindi? E quindi nel 2019 è stata presa la decisione di muovere il faro completamente indietro di 70 metri. Hanno usato tipo tutto un marchingegno. Abbiamo visto nel Praticamente pannellone lo giù hanno sotto. sollevato Dalle fondamenta? dalle fondamenta, appoggiate le fondamenta su delle specie di binari e alla velocità di 12 metri all'ora, quindi hanno impiegato circa 6 ore per portarlo e muoverlo indietro rispetto appunto a quello che è tutta la scogliera di 70 metri. Quindi nella posizione attuale. Sono le 2:30 e come al solito questa donna non mi ha ancora dato niente da mangiare. Grandi, ma Io, siamo stati io ve lo impegnati. volevo dire Andiamo, che dai, comunque scusi, siamo mi fa stati patire la impegnati. fame tutti i giorni. Siamo Andiamo. stati occupati a vedere queste Sì, bellezze. no. Quando noi abbiamo una destinazione, qualcosa da vedere, non c'è orario che tenga, assolutamente. Proprio. Dumane. Andumane. Che bello qua, che bella vegetazione. Pulling me back, I know not tonight. Pulling me back, I know not tonight. Pulling me back, I know not tonight. It feels like I can't hold on. Eccoci, siamo già sistemati, scusate, che posticino abbiamo trovato? Come lo vedi? Un pochino al riparo dal vento, non troppo, però Minimamente. diciamo fattibile. Speriamo. Quindi rimarremo qui per il pranzo e se ce lo permettono Vediamo. anche per la cena. Nel frattempo aperitivino e si cuoce qualcosa in padella, quindi oggi niente insalata. Oggi tra l'altro inauguriamo anche l'olio rigorosamente toscano regalato da Gabriel Laura, quindi veri sapori italiani oggi. Grazie ragazzi. Vantaggio mica da ridere qua in Danimarca rispetto a quando eravamo in America è che non dobbiamo stare attenti agli orsi, quindi il mangiare lo possiamo lasciare sul tavolo senza problemi, senza patemi d'animo di guardarci intorno. Posticino top. Vabbè, mangerò da sola. È pronto? Si raffredda. Arrivo, ecco, mi stavo facendo una cosa, su, dammi il tempo, dai, avanti. Salve. Si è Com'è? messo di fianco.
Eh sì, come a scuola, al banco di scuola. Allora, Non copiare, no, va bene, dai. Sei che mi copia a me più che altro. Attenzione. Quindi il menù? E bistecchina marinata senape e curry, riso saltato, Ok. un accostamento così. Così, esatto. Pomodorini, ancora un po' di pomodorini pomodori. freschi dell'orto. No, del piennolo, che dell'orto. Poi un po' di salamino con un po' di panciabatta. No, anche perché, allora, vi spiego. È che qua in Danimarca le insalate, quelle lì della serie, costano troppo, è per quello che le stiamo saltando. No, perché fino adesso faceva freddo e quindi non ti viene voglia di mangiare l'insalata. Guardate cosa abbiamo preso, una birra local per vedere se siamo capaci a bere anche qualcosa di local da grandi che magari, non lo so, poi magari è... Attenzione che questa qua è 5 gradi. Esatto, dico. Cioè 5 gradi mi sa che veramente poi non possiamo più muoverci di qua. Vabbè, tanto qua dormiamo. Questa qua dico. si chiama Perlenbacher. Appunto, volevo dire, noi abbiamo provato solo marche conosciute fino adesso. Magari questa è ancora più conosciuta, ma noi ignorantissimi come al solito. Adesso la sommelier qui la sera fa l'assaggio. Pronti? Fai la prova del gatto. Dai, cin. Salute. Salud. Alla Danimarca. Che ci sta dando delle soddisfazioni comunque, eh? Buon ape. Buon ape. Cin. Oh, mi raccomando la lattina della birra, che ci costa il deposito. Però la lattina della birra, il deposito è una corona. Poi noi abbiamo fatto il contrario, invece che mangiare il salamino come antipasto e la birra lo mangiamo come contorno. Comunque anche questo salamino, Certo, marca perché? Italiamo, Italiamo? dovessi dire, sarà che ormai siamo diventati di bocca buona. Molto bocca buona, molto bocca buona. Siamo così attenti all'economia che al budget del viaggio, per spendere meno alla Lidl abbiamo addirittura preso la crème brûlée componibile, tipo Ikea. Viene con a parte la bustina di zucchero da caramellizzare e noi l'abbiamo presa tranquilli, no, veramente non ce ne eravamo accorti. Poi però quando abbiamo visto che c'era questa non ci siamo disperati, perché comunque abbiamo il Blue Torch e quindi facciamo proprio una sceccheria. Se non avete il Blue Torch dovete stare attenti a prendere sta roba qua perché altrimenti non la potete fare. Diciamo una sola, se no era. Fatto in casa dai Cingone. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Buongiorno! Buongiorno, altro giorno, altra duna, ma il vento è rimasto lo stesso. Adesso non mi fanno più così impressione come ieri che siamo saliti sulle dune più alte che avevamo visto fino adesso qui in Danimarca. Oggi siamo in questa zona di Rabermile, dovrebbe essere. Sì, praticamente siamo a 20 minuti a sud di Skagen, che è la punta estrema a nord, il punto più a nord di tutta la Danimarca. Non urlare! Ma lo sai che io sono così, non sono mica Groningen, che non potevamo fare casino. Qui siamo in mezzo al deserto del Sahara. Abbiamo dormito là sotto, poi vi facciamo vedere dove abbiamo lasciato il cingone stanotte, che spettacolo! Eravamo noi con altri 2 camper in un parcheggio proprio indicato come sosta consentita ufficialmente per i camper, un parcheggio normalissimo, però in mezzo al verde, ai bordi delle dune, e quindi stamattina, le prime ore, prima che cambi il tempo, iniziamo con la scalata. Sì. Sabbia Bortalco anche qui. Sembra veramente deserto. It never pays in the end. Si fa una fatica boia a salire queste dune. Anche perché ovviamente sempre col vento così contro. Peraltro gelido. Il DG che fa lo champagnino senza giacca. Poi come al solito vi devo dire che se non si copre viene cimurro.
paesaggio spettacolare, veramente, degno dei migliori paesaggi che abbiamo visto negli Stati Uniti nei parchi nazionali. Questi sì sono posti da visitare, l'immenso proprio. Yeah, it is just enough to get by. Sere, a questo punto mi devi dire la differenza fra gli americani e i danesi. Che non vedono il business, i danesi. Fossimo stati in America, qui sotto ci sarebbe già stato pieno di shops che affittavano le tavole da surf per venire giù dalle dune. Ce ne sono alcune ripidissime. Guarda questa qui qua davanti, com'è ripida. Potremmo aprirlo noi se era un bel noleggio di tavolette da surf da dune di sabbia. Ottima idea. Vai avanti, vai, fai strada. We fled out the back door, we ran towards the city lights. Aiuto! Still not used to all this concrete. È ripidissima! Outskirts where we sit and eat. We sleep in the backseat. Eccola! Eccomi! È o non è action la GoPro? Due action di Spettacolo. così. Spettacolissimo! Eravamo lassù! We knew we had to forget it for now. In order to survive, we put our past aside just to stay alive. But when we're done with this city, Costume ce l'hai? Io penso che questo qua, dal punto di vista naturale, sia per il momento il posto più bello in assoluto che abbiamo visto qua in Danimarca. we don't need another warfare. Vabbè. Comincio col dire che la serie mi ha detto non dire pazzesco un'altra volta. Perché quando ci sono dei posti pazzeschi, ripete pazzesco 850.000 volte, poi bisogna tagliarlo sempre. Ma in America cos'è che dicevo invece che ero fissato col dire in America? Quindi praticamente? Quindi praticamente siamo nella zona delle dune di Rabiermile. Una delle dune migratorie più grandi d'Europa. Pensa dove t'ho portato, scusa. Che vuol dire duna migratoria? Che migra? Spiegamelo. Te lo spiego. Questo insieme di dune, per via appunto delle correnti di vento pazzesche che ci sono da queste parti, migra, si sposta di circa 15 metri l'anno in direzione nord-est. Ma che spettacolo, veramente. Pazzesco! Pazzesco! È altrettanto pazzesco che alcune di queste dune raggiungono addirittura un'altezza di 50 metri, tra le quali quella da dove ci siamo rotolati. Senza tavoletta. Hanno però. una superficie di 1 chilometro quadrato e sono veramente Pazzesche. assolutamente un must to see. Cioè, se venite in Danimarca, per favore non vi potete esimere, non dillo, vi potete questa era l'altra esimere cosa che dici sempre. da venire a vedere le dune di Rabiermile, altrimenti vi tolgo l'amicizia su Facebook, va bene? Mentre andate a Skagen, vi fermate un attimo, fate una tappa qui che si può anche dormire e alla mattina vi venite a sgranchire le gambe. Bellissimo, piega. bellissimo.